Il mercato coperto di Sittan, in una strada centrale della capitale, è come una fiera contadina trapiantata in città, dove gli animali giungono ancora vivi. Abbiamo nascosto le macchine da presa dietro colonne di agrumi, di frutta, di barattoli di tè. I prezzi sono bassi e c'è abbondanza di merce per tutti. Oltre alla gentilezza e all'intelletto sottile, i cinesi hanno anche un'altra virtù, la ghiottoneria. La tavola è ricca e fantasiosa, ogni provincia è orgogliosa delle sue 1000 specialità diverse. Ma la cosa importante è che, almeno all'occhio di uno straniero, l'immenso retroterra agricolo permette a tutti i cinesi di superare la tragedia asiatica della denutrizione, anche se non dovunque c'è tanta abbondanza come in questo mercato.
In questa città il Gran Cane ha un suo grande palagio, scriveva Marco Polo. Ci siamo andati una domenica a ritrovare le mura, le scale, i tetti, i giardini della città proibita, descritti nel Milione. Fino a qualche decennio fa, nessun europeo poteva entrare qui dentro e anche ben pochi cinesi. Chiusa durante la rivoluzione culturale, la città degli imperatori è riaperta da poco e noi siamo venuti più a vedere i cinesi che la visitano che a cercare i ricordi delle dinastie estinte. Le sale e i padiglioni conservano nomi che celebrano la grandiosità religiosa e civile con cui gli imperatori giudicavano se stessi. L'armonia suprema, la purezza celestiale, la tranquillità terrestre, il nutrimento dello spirito. La realtà della storia che si svolse all'interno di questi bastioni è ben diversa. Erano corti crudeli e avide, dominate da costumi tanto sontuosi quanto inumani. Le sale e i palazzi erano l'itinerario verso un potere inaccessibile. Visitatori e dignitari passavano da un padiglione all'altro, si avvicinavano in interminabili attese alle stanze dell'imperatore. Spesso morivano o rinunciavano ai loro propositi prima di aver compiuto l'intero tragitto. I cinesi d'oggi hanno un rapporto sereno con il loro passato, ne sentono la grandezza solo come un riflesso sul presente e visitano senza fretta e senza ansie questa città non più proibita.
Pechino è una città ancora antica, fatta di case basse, di stradine anguste, di quartieri chiusi l'uno dentro l'altro. Questa vecchia cammina a fatica, i piedi mozzi. Da giovane una fasciatura strettissima ha impedito che crescessero. Fu un imperatore che aveva una concubina dai fianchi larghi e dai piedi minuscoli a lanciare la moda crudele. I suoi servili dignitari pensarono che l'ampiezza dei fianchi, simbolo di bellezza, dipendesse dalla piccolezza dei piedi e imposero quel costume. Se una donna ha i piedi così, era giovane ai tempi dell'ultima dinastia. La via delle botteghe d'antiquariato si chiama Liulichang. Nasconde negozi colmi di oggetti preziosi che appartengono tutti allo Stato e che lo Stato vende a prezzi equi. Le strade sono strette, quasi sempre vigilate da un responsabile di quartiere che mantiene l'ordine e impedisce l'ingresso agli stranieri. I tetti delle case spuntano dietro i muri, sulle vie non s'affacciano finestre. La vita si svolge tutta all'interno, nei cortili. Il cortile è come una minuscola piazza comune, dove si gioca e si lavora e si coltiva quel piccolo orto privato che le leggi consentono di mantenere. Le case sono semplici, d'un'austera povertà. Entrare in una casa è difficile, bisogna vincere diffidenze e timidezze, ma poi si è accolti con cordialità.